Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per il Natale 2025. Amici dello Scorpione, abbiamo il mondo e il diavolo. Può far riferimento alla conclusione di qualche ciclo di potere, che può essere positivo o negativo, il ciclo di potere con la carta del diavolo, cioè può essere il vostro potere personale o il sentirsi senza potere, diciamo così. Il diavolo è una carta di ego, è una carta anche di tossicità, di schiavitù, di condizionamenti e secondo me con la carta del mondo è come se potesse chiudersi un determinato periodo, una situazione, una relazione che fino ad adesso non vi ha reso liberi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e ci sono anche i link per il videocorso di tarocchi intuitivi presente già sul canale e il corso live che si terrà a gennaio 2026. Bene. Abbiamo un 5 di bastoni, 9 di spade, 2 di pentacoli, 7 di coppe, la forza, e il matto. Si parte come da un momento di conflitto con questo 5 di bastoni. Normalmente il 5 di bastoni fa riferimento a conflitti di poco conto, di poca importanza, però è come se fossero delle questioni che creano astio. Andiamo a vederlo. 7 di spade e 6 di spade. Andiamo a vedere anche il 9 di spade, regina di spade e appeso. Io ho la sensazione che questo 5 di bastoni possa effettivamente un po' rappresentare il diavolo, come se ci fossero delle... potrebbero anche essere conflitti mentali, ragazzi, su che cosa fare, su dove andare, però considerato che c'è un 7 di spade, vi dico che potrebbe venire fuori qualche bugia o che voi stessi vi siete raccontati o che vi hanno raccontato. E qui non intendo che qualcuno vi ha detto una menzogna con l'intenzione di fregarvi, ma considerato che abbiamo il 6 di spade, può essere che voi abbiate un taglio mentale che vi porti a vedere la realtà in un certo modo e quindi a raccontarvi delle bugie. Vi ricordo che comunque la carta il diavolo è la carta del ego. Quindi l'ego è quella parte di noi che si fissa con il risultato e molte volte non ci fa vedere com'è la realtà dei fatti. Però qui abbiamo anche un appeso al contrario, si sblocca effettivamente qualche cosa. Devo dire che sarà più un lasciare gli ormeggi piuttosto che risolvere i conflitti, abbandonare il campo di guerra, mi viene da dire. Guardate, è venuto fuori anche un altro diavolo. Sì, probabilmente o prenderete dei provvedimenti nei confronti di questa tossicità o vi allontanerete, perché comunque il 6 di spade è una carta di qualcuno che si allontana dai problemi, fondamentalmente. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Imperatore e 3
di pentacoli, è come se qui aveste voglia di creare qualcosa di concreto. Per qualcuno potrebbe esserci in mezzo una casa, quindi non nego che potrebbe essere, faccio un'ipotesi, una casa nella quale siete vissuti per diverso tempo e che adesso non sentite più vostre, quindi dice come il me ne vado. La tossicità in una casa con il diavolo potrebbero essere le muffe, per capirci, magari una casa umida, magari una casa che non è esposta a sud, quindi che non prende mai il sole. C'è come un tema anche sulla residenza per qualcuno, è come se poteste iniziare a fare come dei pensieri, dei ragionamenti, anche perché abbiamo un 7 di coppe che è la carta che apre le possibilità, apre come delle strade alternative, che sono poi comunque da valutare, perché 7 di coppe è una carta di qualcuno che ha la testa un po' fra le nuvole in realtà, ma siccome qui abbiamo sia l'imperatore che il 3 di pentacoli, ho come l'idea, perché sono carte pratiche, solide, ho come l'idea che si parta da questa solidità per aprirsi queste nuove strade. Io credo che qui con il 2 di pentacoli ci siano due scelte, cioè due opzioni importanti tra le quali scegliere. Andiamo a vedere la 7 di coppe. Abbiamo il Papa e il 5 di bastoni nuovamente. Da un lato sento che prenderete posizione, dall'altro sento che vi renderete conto che lì dove siete non c'è la possibilità di trovare una soluzione comune, un accordo comune. Ed è per quello che penso che molti potrebbero allontanarsi dalla situazione o dalla relazione. Andiamo a vedere la forza, perché comunque si finisce molto bene. Abbiamo un 3 di coppe, un 9 di spade e un asso di denari. Quindi secondo me c'è un qualche cosa per il quale festeggerete in questo periodo. La forza in questo caso è come se prendeste questa spinta, questo coraggio, se diciamo faceste leva sulla vostra forza d'animo per, secondo me, buttarvi in una nuova avventura, perché qui con questo matto alla fine della linea si parla di nuovi inizi, di qualche cosa di nuovo, dello sperimentare, di andare verso qualche cosa, diciamo anche senza pensarci troppo. Ok, mi allontano, non so magari ancora dove andare, anche se questo imperatore e il 3 di pentacoli potrebbero per esempio rappresentare delle abilità che avete, che sono vostre, dei macchinari, ipotesi, che sono il vostro punto di forza. Però io ho anche la sensazione che da qui in avanti tenderete a, se siete autonomi per esempio, più a creare collaborazioni che contratti. Perché questo Papa, al contrario, io ho come la sensazione che sia una cosa del tipo no, non mi voglio più vincolare con nessuno. Io il mio potere, la mia forza personale già ce l'ho. Se il vincolarmi a qualcuno deve creare questi problemi, queste tensioni, preferisco lavorare da solo o da sola. Andiamo a vedere il matto. Regina di Pentacoli, Luna e Fante di Bastoni. Sì, secondo me nel momento in cui deciderete di buttarvi in quello che è il vostro progetto, la vostra idea, in una di queste due alternative, ehm, con la Regina di Pentacoli c'è la possibilità effettivamente di concretizzare qualche cosa. L'asso di Pentacoli è una nuova strada che può mettere le radici. Tenete presente che qui avete la carta della luna e parla sempre un po' di paura, parla ehm, di proiezioni, quindi fate attenzione perché avete anche 7 di coppe. Quando non sapete se è una proiezione o no, fate una considerazione, scrivetela, parcheggiatela lì e dopo un po' di tempo andate a vedere se la vedete ancora così oppure no. Quello può essere un primo indicatore. Il secondo è di vivere nel qui e ora, quindi va bene farsi come dei progetti futuri, però non vivere solo per quel progetto futuro, per esempio, e vedere passo dopo passo che cosa si può fare per consolidare questo nuovo inizio. Devo dire che la luna è anche la carta del sogno, quindi secondo me qualcuno potrebbe anche andare verso il suo sogno.
però sento che si chiude come un capitolo importante qui con questo mondo e con questo diavolo. Sinceramente non sento che sia una questione di potere, cioè non è il vostro, se per esempio siete dirigenti, vi faccio un esempio, non è che smettiate di esserlo, però è più facile che interrompiate con la tossicità che avete trovato fino ad adesso, ok? Quindi non è una questione tanto di ruolo, perché sento che in un certo modo lo manterrete. Credo che sia più una questione di tossicità, di vincoli, di sentirvi incastrati in qualche cosa che non è più vostro. Magari è l'ambiente di lavoro, senza magari, sento che è molto fortemente potrebbe essere l'ambiente intorno a voi che non vi piace più. Quindi c'è come la decisione di, ok, basta, vado verso nuove mete, vado verso nuovi obiettivi. E se fosse per caso una situazione a livello romantico, anche se ragazzi vi dico, le letture del 2026 sono già online e se siete della prima decade iniziate già a sentire adesso i movimenti energetici, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale, ce n'è una apposita per il lavoro e l'economia e una apposita per il lavoro e gli affetti. Vi consiglio di andare a vedere anche quelle. Però se fosse una questione relazionale o amorosa, effettivamente anche qui potrebbero esserci come dei distacchi, delle prese di posizione e poi l'andare verso qualche cosa di nuovo o vi dirò verso qualcuno, perché comunque effettivamente anche se siete single, anzi forse soprattutto se siete single, con questo matto, con questo fante di bastoni e la regina di pentacoli, devo dire che è molto facile che inizi qualche cosa di nuovo con una persona. Potrebbe essere una nuova conoscenza all'inizio, cioè iniziare più così, per gioco, per scherzo, magari ci sono come delle battutine, delle frecciatine che potrebbero arrivare e poi secondo me con questa persona potrebbero esserci effettivamente degli sviluppi interessanti. Ehm, Vi dico che questa persona potrebbe essere Ariete o Capricorno, anche Cancro. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Quindi il dono fondamentalmente, ragazzi, vabbè, avete anche l'asso di denari, che è il dono, la nuova strada che si apre, però secondo me questa nuova, chiamiamola avventura perché può essere lasciato, diciamo, libero all'interpretazione, nel senso che può essere un'avventura tipo un viaggio, un'avventura tipo un nuovo progetto, si può vedere come una nuova avventura anche un nuovo posto di lavoro o una storia romantica. Lo lascio aperto, scegliete voi quello che vibra di più con voi. Se per caso siete autonomi potreste valutare di assumere qualcuno nel 2026. Divinazione. Allora, questa fata vi dice di abbracciare il potere divinatorio o della divinazione perché è molto forte, soprattutto in questo momento. E vi dicono che avete la possibilità, l'abilità di vedere la vostra situazione corrente con una limpida e cristallina chiarezza. Quindi fondamentalmente, ma sì, ma ve l'ho detto, voi la posizione ce l'avete, cioè siete fermi sulle vostre idee, siete stabili, non avete paura che qualche cosa vi sposti. Mm, va bene, andiamo a vedere un koan. Fa quello che vuoi e non perché devi. Che interessante, ragazzi, perché qui abbiamo il diavolo, che è la carta dell'ego. Quindi è vi faccio un esempio dove si può rimanere intrappolati nell'ego. Mi chiedono di fare un favore e io non ho voglia di farlo e lo faccio perché mi sento in dovere, perché l'altra persona se lo aspetta, perché, e questo è un po' più profondo, se soddisfo le aspettative degli altri, sono degno o degna di ricevere amore. Questa è una credenza limitante importante, vi faccio questo spoiler.
Potrebbe essere magari non lo so, è una signora anziana, mi dispiace, sono molto empatico o empatica e quindi mi sento in dovere di fare questo favore, però molte volte è proprio questo sentirsi in dovere che incastra, perché in quel momento lì ho mal di testa, non vedo l'ora di andare a stendermi e di uscire, di andare a prendere il latte alla vicina, magari non c'ho voglia, ok? E quindi bisogna anche un po' sentirsi liberi e sentire anche un po' avere fiducia nell'altra persona, del fatto che l'altra persona possa capire, comprendere e accettare il nostro no. Quindi, secondo me, fermatevi e chiedetevi, voglio veramente fare questo favore? È un atto di amore per me? Lo faccio in modo incondizionato o mi aspetto riconoscenza, mi aspetto amore, mi aspetto qualche cosa in cambio? Ho voglia realmente di farlo? Questo è molto importante, ragazzi. Basta un nanosecondo, vi fermate e vi chiedete, voglio veramente farlo? Perché lo faccio? Da dove arriva questa spinta di dire sì? Poi non importa se sia il perché ho bisogno di ricevere amore, quindi so che facendo il favore, va bene, ci sta, l'importante è essere consapevoli da dove arriva quel sì. Poi uno sceglie se farlo comunque oppure no. Però finché non ci si vede, diventa difficile essere consapevoli delle scelte che facciamo. Andiamo a vedere un altro oracolo. Osa essere creativa o creativo. Come se vi dicessero di dare colore alla vita. Lezione di oggi. Pensa in tutte le idee creative che arrivano alla tua mente ogni giorno. Quante ne scarti come improduttive o triviali? La sanazione ha bisogno di creatività poco pratica e osata, cioè che osa. L'obiettivo: osserva come rispondi alla tua voce creativa. Sei ricettiva o autocritica? Ma qui, secondo me, lavorerete sulla vostra capacità creativa, vi renderete conto di quali e quanti punti di forza avete e da lì ripartirete, secondo me, ragazzi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì spiego come lavorare le credenze limitanti, però diciamo che il programma in quella sezione è ben più vasto perché ci sono temi di metafisica, di metamedicina, parlo dell'astrale, delle larve energetiche, parlo di kundalini, di come risvegliare il terzo occhio, insomma ci sono una serie di informazioni e tecniche che sono il riassunto di tutto quello che io ho studiato in tanti anni e che io ho messo lì a disposizione per voi per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste comunque in ordine di numero proprio perché sono create come un corso di formazione, ok? Bene ragazzi, detto questo non mi resta che augurarvi un Natale super splendido. Io vi ringrazio anche oggi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!